Un uomo vidima un biglietto e si fa largo in una stazione deserta. Si avvia verso il binario 10 e attende il mezzo per rientrare a casa. 7 minuti più tardi, quell'uomo è a terra, privo di vita. Le indagini cominciano e quello che rivelano lascia gli investigatori senza parole. All'apparenza, la vittima è un pensionato con la passione per i trenini, ma forse la sua storia nasconde qualcosa di più. L'uomo è Duilio Saggia Civitelli e questo è il mistero del binario 10. La storia che vedremo oggi avviene in una Roma coperta di nuvole e dai colori freddi, una città piena di ombre distorte e silenzi pesanti, un'immagine lontana da quella che sia di solito. Avviene in un'epoca piena di tensioni nascoste e si aggiunge alle tante vicende irrisolte della capitale. Se questa storia fosse un romanzo, sarebbe L'ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón e il suo protagonista si muoverebbe in una Roma di ferro e fumo. Duilio Saggia Civitelli è un uomo di 53 anni, con un passato umile da rappresentante di elettrodomestici. Ha smesso di lavorare da qualche anno e dedica gran parte del suo tempo alla sua nuova passione, i modellini di treni. Viaggia spesso in treno e forse questa passione l'ha scoperta così. Mentre seduto sul sedile di un regionale, il paesaggio sfilava costante oltre il finestrino. In un primo momento si pensa a un decesso accidentale. Non ci sono testimoni e la scena sembra quella di un uomo di mezza età colto da un malore. Poi, però, due piccoli dettagli cambiano tutto. Allora bisogna ricominciare da capo e ricostruire gli eventi di quel pomeriggio di febbraio, prima che la pioggia battente cancelli per sempre la scena. È domenica 12 febbraio 1995. Duilio Saggia Civitelli esce di casa e arriva alla stazione ferroviaria di Roma Ostiense. Il tragitto dura pochi istanti perché la sua casa è lì vicino. Acquista un biglietto e lo convalida. L'orario impresso su questo segna le 16:56. Dopodiché si avvicina alla piattaforma del binario 10. Aspetta il treno delle 17:25 per Formia. Ha intenzione di salire a bordo e di scendere alla stazione di Pomezia, perché è diretto a Tor Vaianica. La stazione è deserta. Sono le 17:03 quando un capotreno nota qualcosa sulla banchina. Si avvicina per verificare e si rende presto conto che è un uomo. È Duilio Saggia Civitelli e non si muove. Ha un ematoma sullo zigomo e una ferita alla nuca, da cui è partita una forte perdita ematica. È già troppo tardi. Il capotreno, allora, allerta la Polfer, che si precipita sul luogo. In un primo momento sembra si sia trattato di un malore. Civitelli ha avuto un infarto ed è caduto, ha battuto la testa e si è causata una frattura al cranio. Gli agenti cercano gli effetti personali dell'uomo e recuperano documenti e i contatti dei familiari. Tra le 18:30 e le 19, le forze dell'ordine telefonano a Massimo e Fabio, i figli di Duilio, e gli comunicano il decesso del padre. I due giovani si recano alla stazione di Roma Ostiense. Qualche minuto più tardi, intorno alle 19:30, quando i due giovani arrivano alla stazione, vengono intercettati dalla Polfer, che gli pone alcune domande. Chiedono dello stato di salute del padre, per capire se il probabile malore possa essere stato causato da una malattia pregressa. Viene disposta un'autopsia, ma sulla base dei primi rilievi, il medico legale si pronuncia a favore dell'ipotesi del malore. Alle 7 del giorno seguente, l'anatomopatologo esegue l'autopsia sul corpo di Saggia Civitelli. Quello che trova ribalta completamente l'indagine. Il medico contatta subito la squadra mobile di Roma. La ferita al cranio riportata dalla salma è compatibile con il foro di entrata di un proiettile. Non si è trattato di un malore. Duilio Saggia Civitelli è stato eliminato. La squadra mobile della polizia apre un'indagine e avverte i familiari dell'uomo. Iniziano quindi le indagini. Le forze dell'ordine trovano presto diversi elementi strani a riguardo di Saggia Civitelli, che inizialmente era sembrato semplicemente una persona riservata, senza particolari ombre sul proprio passato. Quello che trovano comincia dalla salma. Il corpo della vittima riporta un foro di proiettile alla base della nuca. L'ogiva ha viaggiato all'interno del cranio della vittima e si è fermata contro l'osso dello zigomo sinistro, causando l'ematoma evidente dall'esterno. Attorno al foro d'entrata non sono presenti segni di bruciatura, tipici dei colpi esplosi a contatto con la pelle. Il colpo è partito da circa 1 metro di distanza
L'esame balistico rivela che il proiettile è un calibro 38 Special, partito da un revolver Astra. Non ci sono segni di lotta. Uno studio della scena del crimine riporta che il colpevole ha probabilmente sfruttato il frastuono di un treno in transito per coprire il rumore dello sparo. C'è anche l'ipotesi che abbia usato un cappotto o un indumento pesante, giustificato dalla stagione, per occultare l'arma e avvicinarsi alla vittima senza destare sospetto. Controllando gli effetti personali della vittima, gli agenti notano che non manca nulla. Contanti e preziosi non sono stati presi, non si è trattato di una rapina. Assieme a questo, però, constatano la presenza di altri oggetti che gettano una debole luce su chi fosse davvero il signor Saggia Civitelli. L'uomo aveva con sé una rivista di modellismo di treni e una chiave a tubo che si usa normalmente per aprire i vagoni. Ha 2 residenze, una a Roma e l'altra a Tor Vaianica. Quella di Roma è situata proprio dietro la stazione di Roma Ostiense. Assieme alla sua passione per i treni, però, gli agenti scoprono anche qualcos'altro. Duilio aveva con sé diversi volantini dell'agenzia investigativa dei 2 figli Massimo e Fabio. Questa ha sede nella stessa stazione ferroviaria. Erano stati proprio questi volantini a insospettire il magistrato, assegnato al caso, che aveva insistito per eseguire l'autopsia il prima possibile. Di fianco a questi, infine, c'è un lungo foglio con nomi di persone e rispettivi numeri di telefono scritti a mano. La polizia, allora, indaga sulla vita di Duilio Saggia Civitelli per capire chi e perché potrebbe aver voluto per lui una fine simile. Duilio Saggia Civitelli era nato il 20 settembre 1942 a Padova, ma era cresciuto a Roma. Aveva un passato di rappresentante di elettrodomestici per la AEG, che lo aveva assunto negli anni 60. Erano gli anni del boom e l'uomo aveva capitalizzato sulla nuova necessità delle famiglie, del Lazio e dell'Abruzzo, di acquistare tutti i nuovi dispositivi disponibili nel mercato. Per anni aveva percorso la zona nella sua 500, vendendo lavatrici e frigoriferi. Questo gli aveva fatto vincere il premio di miglior venditore d'Italia, che gli aveva permesso di raccimolare un discreto patrimonio. Duilio lo aveva investito in borsa e usato per acquistare immobili, ed era entrato quindi in pensione con molti anni di anticipo. Al momento del decesso era dunque senza un impiego. Collaborava con l'agenzia investigativa Terminal dei figli, ma lo faceva senza percepire uno stipendio. La sua passione per i modellini di treni era molto sviluppata, al punto che gli investigatori trovano all'interno delle sue proprietà diversi plastici, dove uno dei quali occupa la maggior parte di un appartamento. Duilio, inoltre, si recava spesso a convegni sul tema ed era conosciuto da molti nel settore. L'indagine allora guarda la vita sentimentale dell'uomo. Duilio risultava ancora sposato con la moglie Liliana e con lei trascorreva tutti i fine settimana nella casa di Roma. Dal lunedì al venerdì, però, risiedeva a Tor Vaianica con la compagna Tiziana Paoletti, di 33 anni. Entrambe le donne erano consapevoli dell'esistenza dell'altra ed erano consenzienti a questa organizzazione. Tiziana Paoletti è un sottufficiale dell'aeronautica ed è divorziata. Aveva conosciuto Duilio proprio tramite la passione comune dei modellini e i 2 avevano iniziato una relazione nel 1987. Infine si passa alle finanze e si cerca di stimare il patrimonio del signor Duilio. Quello che inizialmente era sembrato un capitale discreto, che gli permetteva una vita serena nonostante l'inattività, si rivela presto essere qualcosa di più consistente. 2 miliardi di lire, che se aggiustati per i valori di inflazione attuali, corrisponderebbero a circa 2 milioni di euro. Questo è a quanto ammonta la liquidità dell'uomo, a cui si aggiungono immobili di proprietà. È un patrimonio considerevole che Saggia Civitelli avrebbe accumulato solo lavorando come venditore ambulante per qualche anno. Se non lo avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un commento e, se vi va, a consigliare questo video a chiunque conosciate che potrebbe essere interessato a quello che faccio. Questa piccola community sta crescendo in fretta e mi piacerebbe arrivare presto al prossimo traguardo. Un grazie speciale a tutti quelli che si sono abbonati e mi stanno aiutando a continuare a fare questi video. Scriverò i loro nomi alla fine del video. Detto questo, possiamo continuare. Raccolta questa mole di indizi sulla vittima, il pubblico ministero valuta tutte le possibili piste e vengono quindi mosse le prime ipotesi su cosa nasconda il caso del binario 10. La particolare vita sentimentale del signor Duilio rivela quello che in molti, vicino a lui, definiscono la sua passione per le donne. Relazioni con compagne più giovani non erano una cosa strana per l'uomo. Alcune indiscrezioni ventilano l'ipotesi che la compagna ufficiale non fosse la sola donna nella sua vita, oltre alla moglie, e appaiono menzioni ad alcuni presunti diari.
Su questi, l'uomo avrebbe annotato ogni cosa, dalle cose da fare alla passione per i treni. Tra le righe scritte a mano in modo minuzioso, ci sarebbero state anche allusioni alla sua relazione intima con diverse donne, o almeno, questo è quanto riportato da alcuni dei numerosi articoli di giornale che appaiono nei giorni successivi. Le indagini allora si concentrano su questa pista e guardano all'ex marito di Tiziana Paoletti. Si tratta di un ufficiale dell'aeronautica, con il quale la donna aveva divorziato 8 anni prima, per proseguire una relazione con Saggia Civitelli. L'uomo però ha un alibi e viene riconosciuto come estraneo ai fatti. La curiosità dei giornali spinge a valutare tutte le piste relative al caso e non passa inosservato l'ingente patrimonio economico di cui il signor Duilio disponeva. Oltre a titoli di Stato e a conti correnti, l'uomo possedeva 5 immobili, tra cui un appartamento non lontano dalla casa di Roma, completamente dedicato solo al modellismo di treni. Inoltre, l'uomo era anche titolare di un paio di complessi di giostre, di cui uno a testaccio. La famiglia Saggia Civitelli era quindi molto benestante e gli investigatori si chiedono se questo possa nascondere la chiave di lettura del giallo. I figli dell'uomo, però, Fabio e Massimo, sostengono di aver scoperto l'entità del capitale solo dopo il decesso del padre, che descrivono come una brava persona, ma riservata. Nel passato della vittima ci sono alcune increspature. Forse, e solo forse, la sua ricchezza non era solo dovuta alle lavatrici vendute negli anni 60. Saggia Civitelli aveva prestato del denaro a un importante dirigente della RAI e al momento del decesso era stato rinviato a giudizio per usura. L'uomo aveva prestato 25 milioni di lire a una donna nel 1990, che lo aveva poi citato in giudizio. A mettere i due in contatto era stato il commercialista a cui entrambi si affidavano. La donna era riuscita a restituire una parte della somma, ma si era poi ritrovata nelle condizioni di non poter continuare i versamenti. La reazione dei Civitelli a riguardo l'aveva spinta a denunciarlo. Saggia Civitelli era stato quindi indagato per usura e il relativo processo sarebbe iniziato il 20 marzo del 95, poco più di un mese dopo il decesso. Alcune indiscrezioni sostengono che prestare denaro a conoscenti e commercianti della zona fosse in realtà una cosa che l'uomo faceva di sovente e non fosse quindi un'eccezione. Si guarda allora i conti correnti dell'uomo. Questi però rivelano transazioni sporadiche e non ingenti, incompatibili con l'attività di usura. La pista viene abbandonata. Sin da subito in realtà la teoria più supportata dagli inquirenti sembra essere quella che guarda l'attività che Duilio Saggia Civitelli svolgeva per l'agenzia investigativa dei figli. L'uomo non ricopriva un ruolo ufficiale, ma aveva rilevato l'attività per darla poi in gestione a Massimo e Fabio. La sede dell'agenzia era proprio nella stazione di Roma Ostiense, nella parte del complesso dedicata a negozi e uffici creata per i mondiali di calcio del 1990. Nel 95 l'area era già caduta in disuso e quasi tutte le attività commerciali qui presenti avevano chiuso. Questo però non era successo all'agenzia investigativa. Secondo la Federpol, la Federazione Italiana degli Investigatori Privati, l'uomo non risultava tra gli abilitati alla professione. Il signor Duilio, contrariamente a quello che i giornali sembrano suggerire, non era un detective. Sulla sua persona, però, erano stati trovati i nominativi e i numeri di telefono di diverse persone. Inoltre, su ammissione dei figli, sentiti dagli agenti, era proprio lui a procurare il lavoro. Ma in che modo? L'uomo sembrava in effetti avere diversi contatti rilevanti, e i casi trattati dalla Terminal vanno oltre i semplici sospetti di infedeltà coniugale. Su che cos'altro trattassero, i figli non si pronunciano, anche per deontologia professionale. Sembra però che Duilio avesse accesso a una rete di contatti non convenzionale. Viene sentita la compagna Tiziana, che rivela di una conversazione che aveva avuto con il compagno qualche tempo prima. Duilio le aveva detto che all'età di 20 anni aveva partecipato a una missione segreta in Congo. Si era trattato di una missione punitiva per vendicare il decesso di alcuni ufficiali dell'aeronautica. Su questo e molte altre parti del passato della vittima, però, non ci sono tracce, e anche questa ipotesi si esaurisce senza rivelare informazioni sufficienti a proseguire. Un'ultima possibile spiegazione è stata individuata negli anni successivi proprio da Massimo e Fabio, i figli di Duilio. Questi avrebbero notato somiglianze tra il caso del padre e altri due, sempre verificatesi nella capitale. Sarebbero tutti privi di un colpevole e un possibile movente. Si tratta del ferimento di una suora avvenuta nel 2001 a Viale Trastevere e del delitto di un paparazzo avvenuto sotto il ponte Testaccio nel 2013.
In tutti e tre i casi, le vittime erano state raggiunte da un colpo di pistola alla testa e gli attacchi erano avvenuti nella stessa zona della capitale. Non è chiaro però se Duilio fosse la vittima designata o se fosse stato scambiato per qualcun altro. In ogni caso, a riguardo, non sono seguite indagini ufficiali. Quale di queste teorie secondo voi è la più credibile? Dopo aver esposto le possibili spiegazioni a questo delitto senza senso, possiamo passare alla solita fase in cui valutiamo gli elementi di cui disponiamo e proviamo a fare alcune considerazioni a riguardo. Come sempre, quanto segue la mia opinione che ho ricavato dalle prove e le informazioni che sono riuscito a trovare. Le seguenti deduzioni sono basate principalmente su articoli di giornale e a riguardo ho trovato informazioni contrastanti. Le diverse testate cercano di spingere una o l'altra pista e mancano spesso di verificare le loro informazioni, come per esempio il presunto lavoro da detective del signor Duilio. Questo è stato più volte smentito dalle autorità competenti. Chiunque sia il colpevole nell'esecuzione del delitto ha dimostrato di essere probabilmente un professionista. Lo studio delle abitudini della vittima, il tempismo e la dinamica dell'evento non lasciano molti dubbi. Gli effetti personali della vittima non sono stati toccati e quindi l'ipotesi della rapina cade immediatamente. Il corpo di Saggia Civitelli inoltre non ha riportato ferite da difesa e questo ci dice che non si è trattato nemmeno di un'aggressione occasionale. Il colpevole ha seguito la vittima perché molto probabilmente ne conosceva le abitudini e sapeva che a quell'ora del giorno la stazione di Roma Ostiense sarebbe stata deserta e quindi il posto ideale per colpire. Ha atteso il passaggio di un treno e ha silenziato l'arma con un cappotto e questo conferma la pianificazione del gesto. Tutte queste considerazioni ci confermano che l'esecutore del delitto era quindi un professionista. Questa deduzione porta ad escludere alcune delle piste valutate dagli inquirenti. La pista dell'usura viene messa in discussione. La donna che aveva citato Saggia Civitelli in giudizio non era in grado di ripagare il debito di 25 milioni di lire e quindi non era certo nelle condizioni di pagare un professionista. Inoltre, la giustizia stava facendo il suo corso e stava per iniziare un processo a carico dell'uomo. Qualsiasi altra vittima di estorsione, inoltre, avrebbe avuto le stesse difficoltà a pagare qualcuno che eliminasse il loro debito con la violenza. E quindi trovo poco probabile che si sia trattato del tentativo di eliminare un ostacolo economico. Rimane possibile che il mandante fosse un rivale in amore dell'uomo. Qualcuno avrebbe potuto agire per gelosia e ingaggiato un professionista. Gli alibi dei singoli sospettati, dunque, sarebbero irrilevanti. Se però assoldare un professionista risolve molti problemi, ne crea altri. Per esempio, non è una cosa a cui tutti hanno accesso, e chiunque sia lontano dagli ambienti della criminalità non saprebbe neanche dove cercare. Per quanto riguarda l'ex marito di Tiziana Paoletti, il divorzio con la donna era avvenuto 8 anni prima del delitto. Oltre alle difficoltà appena descritte, trovo poco probabile la possibilità che avesse covato rancore così a lungo. Quindi, fatico a immaginare un possibile svolgimento dei fatti in cui l'uomo sia arrivato a tanto. Come spesso accade in casi relativi ai delitti risolti nella capitale, intorno agli anni 90, c'è sempre qualcuno che propone la pista di un serial killer. Chi ha già visto i miei video su Via Poma e Mirella Gregori saprà già quello che sto per suggerire. Un serial killer non necessita solo di un modus operandi e un periodo di attività. Per scomodare una spiegazione così rara è infatti necessario individuare un possibile profilo del criminale e delle sue vittime. Il mostro di Firenze prendeva di mira coppie appartate, quello di Udine invece si accaniva con donne, costrette a vendere il proprio corpo per sopravvivere. Questo invece sembra colpire completamente a caso. Le vittime proposte in questa teoria dei fratelli Saggia Civitelli sarebbero una suora, un 53enne di cui nessuno conosce l'enorme patrimonio e un paparazzo che forse ha pestato i piedi a qualcuno. Questi attacchi inoltre sarebbero avvenuti a distanza di decenni l'uno dall'altro, quando questo tipo di criminali è solito avere periodi di attività frenetica alternati a periodi di inattività ben distinti. Che ci siano similitudini tra questi delitti è indubbiamente vero. Questo però, a mio avviso, suggerisce che forse a eseguirli è stato uno stesso professionista ingaggiato da terzi e non un serial killer privo di movente e dal comportamento imprevedibile. Per queste ragioni, neanche questa teoria mi convince. Anche i servizi segreti sono un possibile colpevole contro cui, in casi simili, viene spesso puntato il dito. Gli anni 90 sono travolti da inchieste che minano l'affidabilità delle istituzioni e rivelano al pubblico come in passato frange deviate dei servizi segreti avevano supportato azioni sovversive ai danni della popolazione.
Lo abbiamo visto anche nei video dell'iceberg. Il problema di fondo in questo, come in altri casi, è la totale mancanza di indizi a riguardo. A tirarli in ballo ci sarebbe un'affermazione che il signor Duilio avrebbe fatto nell'intimità e null'altro. Il fatto che la presunta missione segreta che aveva svolto in Congo aveva come obiettivo vendicare alcuni ufficiali dell'aeronautica e che lo abbia detto alla compagna, che era parte dello stesso servizio militare, mi fa sorgere il dubbio che potrebbe essere stata solamente una spacconata per impressionare una donna molto più giovane. Inoltre, questa possibilità non spiega l'ingente patrimonio. La trovo dunque una risposta facile, che chiude la faccenda senza perdere tempo a rispondere a nessuna delle domande e che fondamentalmente si basa sulla sfiducia verso le istituzioni di chiunque abbia vissuto in quel periodo. Riguardo il presunto coinvolgimento nell'agenzia investigativa della vittima, ci sono poche prove contrastanti. La Federpol, come abbiamo visto, ha più volte escluso che il signor Duilio esercitasse la professione. Secondo alcune testimonianze, però, l'uomo procacciava lavoro all'agenzia. Di quale tipo di contratti si tratti, non è dato saperlo, ma rimane il fatto che Saggia Civitelli aveva esperienza come venditore e non risulta difficile immaginare come avesse usato le sue competenze per agevolare i figli. Trovare contatti con possibili clienti non equivale a svolgere la professione di investigatore in prima linea, e questo è dunque compatibile con entrambe le versioni. Quello che alcuni suggeriscono è che dunque questa attività vicina all'agenzia, che per natura tratta argomenti delicati come infedeltà coniugale e sicurezza, abbia causato un attrito indesiderato con qualcuno. A riguardo non sono mai state trovate prove o testimonianze. Qualcuno potrebbe essersi sentito minacciato dall'attività del 53enne e aver deciso di risolvere la questione in modo radicale. Anche in questo caso, questa possibilità è poco compatibile con il fatto che l'esecutore del delitto è probabilmente un professionista, a meno che, a sentirsi minacciato, non fosse qualcuno nella criminalità organizzata. Questo spiegherebbe l'accesso a risorse compatibili con la precisione del delitto. Ma a far incrinare questa possibilità c'è il comportamento dell'agenzia Terminal. Questa avrebbe quindi intrapreso una crociata contro la criminalità senza coinvolgere le forze dell'ordine, mossa da pura passione per la giustizia. Sarebbe un comportamento incosciente e avrebbe lasciato tracce a prescindere da possibili minacce ricevute in seguito. Inoltre, i delitti commessi a scopo intimidatorio della criminalità organizzata cercano sempre di esserlo. Il loro scopo è scoraggiare la parte offesa e dimostrare che ogni resistenza è futile perché l'organizzazione non teme ripercussioni o la giustizia. Trovo che questa teoria abbia quindi lo stesso punto debole di quella precedente, ovvero fornisce una risposta che per natura è misteriosa e inaccessibile, al fine di poter trascurare tutti gli altri punti deboli della vicenda. Arriviamo dunque al grande fulcro di questa storia, che in più occasioni viene escluso dall'equazione con facilità, quando tutto sembrerebbe suggerire invece che è proprio qui che va puntata la nostra attenzione. Il vero protagonista di questa vicenda è il non detto. Ci sono alcune considerazioni che il buonsenso impone, che però vengono più volte calpestate per favorire una o l'altra ipotesi. Il patrimonio di Saggia Civitelli non è giustificabile. Che sia partito da un modesto capitale e sia riuscito a moltiplicarlo semplicemente giocando in borsa o con il fiuto degli affari mi sembra poco probabile. La maggior parte di simili patrimoni, di solito, viene ereditato. Quasi tutti i casi in cui qualcuno riesce ad arricchirsi in fretta hanno a che fare con metodi poco puliti. Un esempio di questo è la rubrica Forbes sui miliardari under 30, che puntualmente interessa persone che vengono poi indagate per crimini economici. Trovo quindi molto sospetta la rapidità con cui Duilio Saggia Civitelli abbia moltiplicato il proprio denaro, soprattutto per la mancanza di una documentazione solida relativa alla parte centrale della propria esistenza. Circostanze simili molto spesso suggeriscono attività illecite e insider trading, ovvero sfruttare le proprie conoscenze per arrivare a informazioni riservate per poi sfruttarle in borsa. Non voglio suggerire che anche in questo caso si sia trattato di questo, solo che i miei pregiudizi e il mio scetticismo mi portano spesso a pensare male. Un piccolo dettaglio che non mi spiego è che i figli di Duilio fossero totalmente all'oscuro del patrimonio del padre, come affermato da loro in più occasioni. Sapevano che il padre era in pensione da anni e che possedeva diversi immobili, al punto da potersi permettere di adibirne uno intero al modellismo di treni. Sapevano che aveva rilevato per loro l'agenzia investigativa e conoscere cose poco note delle persone è la loro professione. Per qualche motivo, però, non avevano mai collegato i puntini. I due figli dell'uomo sono ancora in attività, come suggeriscono i loro profili su LinkedIn, e hanno dedicato il resto della loro carriera a trovare l'assassino del padre. Personalmente, trovo il loro sospetto di un serial killer poco fondato.
Il loro giudizio però è probabilmente fondato su prove che non conosco, o magari viziato dalla volontà disperata di dare un senso a un atto così violento e privo di motivazione, uno sforzo condivisibile. L'ultima osservazione che voglio fare è a riguardo dell'agenzia investigativa. Molti giornali dell'epoca, che ho aggiunto nelle fonti, ventilano il sospetto che l'agenzia Terminal, acquistata dalla vittima, fosse una facciata per riciclare denaro ottenuto per altre vie. Gran parte delle attività dell'agenzia sono coperte dalla deontologia professionale e un'indagine a riguardo non è mai stata disposta. Una simile attività, per la natura del mestiere, potrebbe aver avuto qualche contatto con il mondo della criminalità, ma non è dato sapere in che misura. Se fossero state ostili, però, qualcosa sarebbe emerso. A riguardo, non sono mai state trovate prove, quindi possiamo affermare che tutte le attività fossero lecite e che i giornali abbiano cercato di fare quello che fanno sempre: vendere più copie. Questa è una storia scomoda, che pesta i piedi a molte persone e i cui protagonisti sono ancora in vita. Tutte queste persone sono presunte innocenti. A rigor di logica, però, a togliere la vita al signor Duilio non è stato un fantasma, ma una persona che respira, con degli obiettivi, e questo implica che qualcuno stia mentendo. In questi casi confusi, il mio sospetto si sposta sempre su chi ha qualcosa da guadagnare dal decesso dell'uomo. Le informazioni che abbiamo sul suo conto, purtroppo, sono limitate. Il solo movente possibile a cui abbiamo accesso è quello economico. Saggia Civitelli viene descritto dalla famiglia come un buon uomo e riservato, e tutte le speculazioni a suo carico vengono definite prive di fondamento. L'uomo in questione, però, è stato eliminato con un discreto dispendio di risorse. Ecco quindi che l'ipotesi del serial killer è l'unica che possa conciliare le due metà di questo ossimoro. Ho già detto quello che penso a riguardo, e dall'alto della mia ignoranza non posso non chiedermi se la percezione del proprio padre non sia viziata da quello che una persona vuole vedere. La nuova compagna e l'intera pista sentimentale ha poco da guadagnare dal decesso dell'uomo. Se Duilio avesse avuto intenzione di divorziare dopo 8 anni e sposare la nuova compagna, non è noto. In ogni caso, il suo decesso è avvenuto prima che questo si avverasse. La donna, o chiunque altro fosse in una situazione simile, non avrebbe quindi avuto niente da guadagnare dalla tragedia. Arriviamo quindi alla descrizione di chi potrebbe aver voluto un simile esito. Si tratta di qualcuno che ne può trarre un beneficio di qualsiasi tipo, con contatti con ambienti ai limiti della legalità, che possono fornire il servizio di un professionista. Questo qualcuno, magari, è nella posizione di influenzare la narrazione successiva. Il mio sospetto va quindi verso chiunque in questa storia si trovi nella sfortunata posizione di rispondere a queste caratteristiche. Questa era la mia analisi. Voi cosa ne pensate? Questo era il mistero del binario 10, una storia mai risolta che continua a confondere chiunque ci si avvicini. Un grazie speciale va a queste persone che hanno deciso di abbonarsi al canale e sostenermi in modo più immediato, ma anche a tutti quelli che continuano a iscriversi, a commentare e a consigliare i miei video. Detto questo, io vi lascio un saluto e al prossimo mistero.